una delle più grandi balle raccontate all'essere umano è che il male non esiste e non ho usato il modo indicativo, quello della certezza, in maniera assolutamente casuale. Scelto volontariamente Einstein diceva che il buio è assenza di luce e sempre Einstein diceva anche che il male è assenza di bene. Vuol dire che nel momento in cui tu nasci, immaginati i due pesi della bilancia. Nel momento in cui tu nasci, la tua energia, tu sei solo dentro al peso della bilancia del bene. Quando poi cresci, e a seconda del tipo di vita che scegli di avere, l'altro peso della bilancia del male può andare più su o può andare più giù. Proviamo a fare un esempio molto pratico. Nella tua vita quotidiana, tu fondamentalmente la maggioranza delle tue azioni le fai con la luce accesa. Nel momento in cui vai a dormire, quindi questo si spegne, tralasciando poi che cosa succede quando questo si spegne, tu non sei più a contatto con nessuno, influenzabile da nessuno, diciamo, di fisico. Se di notte hai bisogno di andare al bagno, non stai al buio, accendi la luce o accendi la candela a seconda di dove tu viva, di dove tu sia, altrimenti ti fai male. La stessa cosa succede tra la luce nel senso di bene e il buio nel senso di male. Quando tu cominci a credere che non esista dell'altro, che non esista la dualità del bene e quindi il male, ecco che il male si insinua e molto spesso non ce ne accorgiamo neanche perché pensiamo che non esista e lì è proprio il tricky, il male si traveste da bene, il buio che diventa luce e tu pensi che quella luce sia la luce vera, in realtà è la luce finta. Ecco perché questi anni sono di fondamentale importanza, perché sono anni in cui si sta richiedendo all'essere umano di riconoscere dove sta la luce, dove sta il buio, a chi tu stai dando l'energia, riuscire a scavare dentro e con una sorta di luci infrarosse riuscire a riconoscere dove il male si è travestito da bene e dove il bene invece è assolutamente ancora puro. Indipendentemente poi dal fatto che si creda o meno, che si appartenga a una religione o meno, il bene su questa terra ha lasciato un sacco di messaggi ben espliciti, ha lasciato un sacco di luoghi, di messaggi che rimandano al bene che c'è sopra e su questo ci hanno educato. Il male invece, anche lui nell'arco dei secoli, si è, visto che si doveva travestire molto bene, o travestire da bene o travestire in generale, ha lasciato anche lui su questa terra dei luoghi, dei messaggi ai quali però non siamo stati educati. Motivo per cui spesso non siamo in grado di conoscere questi luoghi, queste azioni, questi posti e lì siamo letteralmente un po' fottuti. Il male si può travestire in diversi modi. Il male può essere l'invidia di qualcuno, il male può essere qualcuno che ti ruba i soldi, il male può essere, questo è pesante, questo funziona molto bene, attenzione, colui che pensa, si connette con te e pensa male di te. Il male può essere ovviamente qualcuno che toglie la vita a qualcun altro. Il male può essere qualcuno che impone qualcosa a qualcun altro. Il male può essere chi crede di avere sempre ragione. Il male può essere chi crede di avere sempre la verità in mano, solo che la verità ultimamente sta cambiando in continuazione, come immagino tu avrai notato. Il male si può nascondere ad un concerto, adesso non apriamo questo paragrafo perché in quei tipi di concerti aprono una sorta di ponti per cui chi è sul palco si prende letteralmente l'energia di chi è sotto. Alcuni film possono essere il male perché non informano, ma si stanno prendendo la tua energia, lobotomizzandoti, la tua luce. Questi ultimi esempi che ti sto facendo sono i famosi casi in cui il male è travestito da bene perché non siamo stati educati. Le canzoni, moltissime canzoni sono il male travestito da bene perché veramente se ascoltassi quello che dicono sono tutt'altro che luce.
Alcune persone, alcuni leader politici sono il male perché dicono alcune parole, ma il loro significato è assolutamente senza di luce. Cibi che ti dicono essere buoni, innovatori, moderni, quando in realtà sono tutt'altro e servono ancora una volta per far sì che tu stia nell'assenza di luce o spiegato ancora proprio meglio che tu passi velocemente all'altro mondo. Qualcuno che ti impone di fare qualcosa e se ti guardi indietro, e questa è la frase che è stata più gettonata perlomeno in Italia, il famoso andrà tutto bene, a qualcun altro a fare qualcosa per te. E questo è figlio della New Age, che è una grandissima fuffa, per non dire altre parole. Andrà tutto bene, ognuno è libero di scegliere, quando invece negli anni passati non tutti sono stati liberi di scegliere e chi non aveva gli strumenti andava educato, andava messo sulla retta via. E converrai con me che gli anni passati sono stati un chiaro esempio, visto quello che sta succedendo. Basta che tu legga i giornali per capire che quel tipo di bene travestito da male ha causato e continuerà a causare moltissimi danni. Dottore che non ti dice la verità su alcune cose è il male travestito da bene. Un insegnante che sa benissimo qual è la storia o se non la sa la dovrebbe andare a studiare è il male travestito da bene. I giornalisti, i mass media che sono quasi tutti al servizio dei soliti e quindi dicono una cosa quando gli fa comodo, travestendola sempre da bene, o dicono un'altra cosa travestendola sempre da bene quando gli fa comodo. È il male travestito da bene. Due sono secondo me il top del top di male travestito da bene. Non aiutare le persone in difficoltà, non aiutare le persone in difficoltà perché prima di tutto vieni tu, perché tu sei più importante, perché tu, anche io ovviamente mi ci metto dentro, sei il centro dell'universo, ma soprattutto aspettare che sia sempre qualcun altro che fa qualcosa per te quando non ci sarà nessuno che ti salverà. E l'abbiamo visto scritto, se sei italiano e stai guardando questo video, in tutte le salse. Nessuno l'ha salvato e questa è la similitudine più grande. L'ha salvato alla fine, si è immolato, quindi non ha mollato la presa, ci ha messo corpo, anima e fisico, è passato di là e una volta passato di là, quell'energia, quella cosa l'ha preso sotto alla sua ala. Quindi il più grande male travestito da bene è aspettare che qualcuno faccia qualcosa per sistemare le cose, delegare a qualcun altro quando vedi qualsiasi tipo di ingiustizia. Io sono Nob, Notoli Barcellona, Notoli Bag, Notoli Bullshit e poi a questo acronimo si è attaccato un altro diminutivo del mondo invisibile. Un mondo invisibile che è assolutamente in mezzo a noi, che sta cercando disperatamente di allargarsi. Immaginatelo come un lampadario dove ci sono alcune lampadine che sono fulminate. Più lampadine ci sono, più il lampadario produce la luce giusta, il bene giusto, una sorta di coscienza collettiva. E ti porto in questo viaggio con me per riuscire a sviluppare anche tu, perché è una capacità innata a tutti, la sensibilità di connetterti al mondo invisibile e di vivere meglio e soprattutto di aumentare l'espandersi di questa coscienza collettiva. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi di questo video che stai guardando. Ovviamente puoi mettere ai like, ti puoi iscrivere, mi puoi contattare e i contatti li trovi nella descrizione in fondo. Male travestito da bene è anche un genitore che accetta che un figlio, soprattutto minore, passi da maschio a femmina cambiandosi gli organi in maniera assolutamente naturale, che poi se ci ripensa dopo, perché non riesci più a pisciare dentro il vate, non può più tornare indietro. Male travestito da bene sono tutte quelle persone che negli anni passati hanno fatto i fighi in giro dicendo che loro avevano fatto una certa cosa, dandoti certezza e sicurezza, invece loro hanno fatto l'acqua, il placebo. Male travestito da bene sono tutti quegli appartenenti al settore sanitario che sempre in quel determinato periodo
ti hanno detto che quella cosa andava assolutamente fatta e loro non se la sono fatta perché loro stanno bene, perché i telefoni erano controllati. Se io avessi dovuto seguire i consigli di questi esperti medici, sarei morta 7 volte, forse sarei risuscitata, forse. Il male travestito da bene è quel traffico di minori, di organi e di sangue, che non è il traffichetto del paese vicino o dei paesi più poveri, coinvolge tutti gli appartenenti a certi tipi di classi che hanno assolutamente dei poteri e si nutrono di queste cose. Male travestito da bene è passare la notizia che il cannibalismo sia una quantum e che sia una cosa normalissima. Il male travestito da bene è l'insegnante alternativo che dice che maschi e femmine sono uguali, che appoggia questa politica perché siamo tutti uguali, aventi uguali diritti. Questo è male travestito da bene fantastico. Un male travestito da bene è essere assolutamente lontani da qualcosa che ti riguarda, come quello che sta succedendo nell'ultimo anno in Palestina e quello che sta succedendo adesso, ottobre 2024, l'Ottobre Rosso. Un male travestito da bene è renderlo una cosa assolutamente normale, una cosa che succede perché tanto è lontano da te. Male travestito da bene è farti credere che per curarsi di malattie come il tumore, l'unica possibilità che hai a disposizione sia la radioterapia e la chemioterapia, quando esistono cure da moltissimo. In alcuni paesi tipo la Russia si curano con queste e speriamo che ci si arrivi anche noi presto, perché a te, comune mortale, ti fanno morire e questo è il male travestito da bene, non ci sono cure. Invece chi appartiene a certe classi, come avrai notato, non muoiono mai, sembrano eterni, loro invece hanno la vita lunghissima. Il male travestito da bene è guardare moltissimi personaggi politici, notare che non sono umani, non solo politici, anche dello spettacolo, del giornalismo, che non sono più umani perché si vede benissimo ormai e sono tanti e fare finta di niente. Il male travestito da bene. Se ti interessano questo tipo di argomenti, puoi approfondire guardando questo video dove parlo del mondo invisibile e della possibilità che abbiamo tutti di connetterci per smettere di infilarci nei divieti di accesso e rendere invece la strada che di fianco a noi è esattamente libera e lo trovi qui. Siamo stati creati per essere solo una cosa, poi è arrivato il libero arbitrio e quindi a noi, a te, la scelta se stare nel bene o nel male. Ed è solo se riconosci che esiste anche il male che scegli di saltare dentro al bene.